Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Toro, tendenze energetiche generali per la prima metà di aprile e abbiamo la carta dell'eremita. Amici del Toro, può essere un periodo di introspezione, quello di aprile, diciamo la prima metà, e per qualcuno si potrebbe anche trattare di un periodo in isolamento che può essere ricercato oppure no. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. E sempre in descrizione ci sono altri link che potrebbero essere utili. Allora, questa è una lettura generale, io vi dico qual è l'andamento energetico, poi magari farò degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Ok, allora partiamo con un cavaliere di bastoni, una regina di denari, un imperatore, un 4 di coppe, un re di spade, un 2 di spade e un 3 di bastoni. Allora, devo dire che la prima settimana di aprile è ben positiva. Allora, partiamo da questo cavaliere di bastoni. Potrebbe rappresentare una persona o la vostra energia. Allora, potrebbe essere un movimento che state facendo. Mi viene da dire verso una stabilità economica, perché sia la regina di denari che l'imperatore parlano di stabilità, parlano di qualcuno che gestisce le cose concrete. Andiamo a vedere, carta per carta. Partiamo dal cavaliere di bastoni. Abbiamo un 9 di bastoni. Sì, è come se ci fosse stata un'accelerata a fine marzo. 8 di pentacoli. E ripeto, potrebbe fortemente essere per una questione lavorativa. Magari avete iniziato qualche tipo di progetto, qualche tipo di attività. Può anche essere l'aver iniziato, vi faccio un esempio, la meditazione giornaliera, cioè a marzo, fine marzo o inizio aprile, tipo un po' che vi metterete, ehm, diciamo, con costanza a creare una sorta di nuova realtà. Andiamo a vedere la regina di denari. Abbiamo un re di coppe. E un 9 di coppe. Allora, per qualcuno ragazzi potrebbe rappresentare una situazione legata ad un genitore, legata a un padre principalmente, perché abbiamo sia l'imperatore che il re di coppe. Se per caso fosse il partner e non un padre, devo dire che nella prima settimana di, di aprile c'è una certa soddisfazione, c'è un certo tipo di appagamento in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere l'imperatore. Nel corso del mese poi pubblicherò anche le letture specifiche per i single, il lavoro, le coppie e l'economia e la finanza. Sono letture a tre scelte,
ma con i segni zodiacali, e quelle letture le potete integrare con questa, che è la lettura delle energie in generale, oppure con quelle della prossima settimana, che sono le letture sull'amore e gli affetti per il mese di aprile. Allora, per l'imperatore abbiamo il sole al contrario e la forza. Scusate, questa è la luna. Ok, allora ho come la sensazione che ci sia come la necessità di strutturare di più questa situazione, che sia lavorativa, che sia relazionale, diciamo, di coppia, familiare, come se si deve trovare un ordine, una regola, il coraggio, la forza letteralmente di andare avanti. Questa è una carta di polarità yang maschile e questa è una carta di polarità yin, ed è un po' come il ok, qui c'è questa emozione, questo sentimento, ma semplicemente bisogna fare quello che si deve fare. Voglio un'altra carta per il 9 di bastoni. Il Papa. È come se ci fosse un contratto o un... Mi parlano di debito sociale. Sapete che ogni tanto sento le parole, ve le dico come le sento, poi magari a qualcuno risuona, a qualcuno no, però ho come la sensazione che ci sia qualche questione che ha a che vedere con un gruppo di persone, magari è proprio una questione legata al lavoro, magari qualcuno vorrebbe un aumento di ruolo, un aumento anche di stipendio. Però è come se, come vi dicevo prima, si stesse cercando di lavorare per avere una maggior stabilità, una maggior concretezza. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Re di denari, e lì avevate la regina. Fante di bastoni e regina di bastoni. Hmm. Ehm, Ragazzi, qui ho come l'idea, perché anche qui abbiamo un re di spade girato al contrario. C'è qualche tipo di personaggio intorno a voi tra la prima e la seconda settimana di aprile. Ho come l'idea che dobbiate un po' dubitare di queste persone. Se non fosse quello il vostro caso, perché magari non avvertite nessuno di, diciamo, fastidioso, devo dire che tutto questo movimento energetico vi porta a sottovalutare un pochettino certi aspetti della situazione. Nel senso che comunque qui vedo che siete appagati, siete soddisfatti, avete raggiunto comunque un risultato. Può essere, se siete single, potrebbe essere una persona nuova con la quale vi state frequentando. Vi dico, qui sento che per qualcuno la persona è già impegnata ed è come essersi un po' arresi. Andiamo a vedere il Re di Spade. Poi farò un riassunto perché ci sono persone che quando do gli esempi così non riescono a focalizzare bene la lettura, quindi alla fine darò il riassunto, ok? Allora, 10 di spade e regina di coppe, e anche qui ho il re di coppe. Qui ragazzi sento che c'è qualcuno che ha bisogno di tagliare con qualche tipo di pensiero, con qualche tipo di sofferenza o direttamente con qualche tipo di personaggio.
Andiamo a vedere il 2 di spade. Sette di coppe e 8 di coppe. Allora, sento che c'è la volontà di andare avanti, sento che c'è la volontà di aprire nuove strade, ma avete due carte comunque qui, ragazzi, che mi parlano un po' di cecità. Probabilmente siete talmente focalizzati davanti a voi che non vedete tutto quello che c'è intorno, tutte le possibilità che si potrebbero aprire. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Cinque di coppe e 6 di bastoni. Allora, se per voi per esempio riguardasse la situazione familiare di cui vi parlavo prima, quindi potrebbe essere un genitore, devo dire che come la ricerca della stabilità è valida per tutti i settori, nel senso che ci sarà bisogno o si starà, diciamo, cercando di lavorare per ottenere una sorta di stabilità in questa situazione, in questa relazione, però che cosa succede? Fate attenzione perché questa sorta di stabilità potrebbe rendervi un pochettino troppo, diciamo, non una bella parola, però egoisti, ma non in senso cattivo, nel senso che siete talmente focalizzati su quello che volete, sul vostro obiettivo, che perdete un po' di vista quello che avete intorno. Ecco, il senso è questo. Quindi, se ci fosse una questione appunto familiare, qui si tratta di, diciamo, iniziare a pensare con la vostra testa, creare voi le vostre regole al fine di creare la vostra zona sicura, la vostra zona di comfort. Se fosse una situazione, ragazzi, lavorativa, devo dire che state progredendo bene. La prima settimana la sento proprio corposa, mentre nella seconda settimana potrebbe esserci qualche dubbio in più su come agire, su dove andare, su che cosa tagliare, su come comportarsi, su che cosa, diciamo, su che cosa essere compassionevoli, essere comprensivi. Fate attenzione perché c'è un re di spade, questo vale per tutti. Quando c'è un re di spade girato al contrario è perché bisogna fare un focus mentale e anche qui avete l'imperatore. Probabilmente vi verrà utile fare come una sorta di elenco di tutte queste possibilità che si potrebbero aprire e iniziare ad andare a fondo di ogni possibilità per riuscire a vederci più chiaro. Perché poi comunque la carta finale è un 3 di bastoni, quindi si va verso la progettualità, verso l'espansione, avete anche questo 6 di bastoni. Quindi devo dire che questo gruppo di cui parlavamo all'inizio, alla fine sarà ben condotto da parte vostra, anche se state aspettando per esempio come si dice in italiano? Una promozione. Ok, andiamo a vedere un oracolo. Per quello che riguarda le relazioni, le coppie escono la prossima settimana, quindi vi consiglio poi, scusate, vi consiglio poi di guardare quelle. Ok, Toro, andiamo a vedere. Allora, Eremita. Questa carta che è una carta numero 11 e parla di deserto emozionale e poi qua vi metto l'8 di coppe e il 5 di coppe. Qui ragazzi state avvertendo un vuoto emotivo che secondo me è causato dal modo in cui voi vedete le cose. Cioè, siete talmente focalizzati su quello che è la stabilità materiale, la zona di comfort, il proteggere la vostra zona sicura, mi viene da dire, creare come una sorta di cuscino di sicurezza, che secondo me qua perdete un pochettino di vista tutto quello che è la parte emotiva. Voglio un'altra carta per la regina di coppe. Asso di coppe. Sì, è come se vi dicessero che bisogna un attimino, come dire, azzittire la mente, tagliare certi pensieri e affidarsi un pochettino di più al cuore, aprire proprio letteralmente il cuore. Ok, si sta iniziando, quando una persona
si focalizza troppo sulla materialità, è un'attitudine, ci vogliono proprio dei mesi, anche anni, certe volte per incastrarsi in queste dinamiche, però succede, si tende a diventare meno empatici, ok? Quindi quando si inizia a guardare un po' troppo per sé, mi verrebbe da dire, si inizia a perdere un pochettino di empatia. Però è come se ve ne rendeste conto e in questo periodo inizierete a lavorare appunto per ritrovare questa abbondanza emozionale, emotiva. Ok, andiamo a vedere ancora una carta delle meditazioni di Findorn. Vidi un vasaio plasmare una sorta di calice. Lo modellò e lo rimodellò finché non fu soddisfatto della dimensione e della forma. Poi lo vidi sottoporre il suo calice a vari procedimenti, ma ogni volta che pareva averlo completato, questo presentava o una crepa o una screpolatura, sicché doveva gettarlo via. Allora, con infinita pazienza, il vasaio ricominciava, fino ad essere del tutto soddisfatto della propria opera. Udii queste parole. Una volta che ho posto la mia mano su di te, non ti lascio più sinché non ho completato la mia opera. Sii in pace perfetta. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti con un like, se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!